Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buongiorno a tutti qui dalla radio, è giovedì 6 febbraio del 2025, buon giovedì come detto qui da Radio Rossonera, è l'editoriale del giovedì che è in realtà il giorno dopo Milan-Roma del questo quarto di finale di Coppa Italia, vinto 3-1 dal Milan, semifinale quindi per i rossoneri che attendono Inter o Lazio. Non mi soffermo troppo sui preamboli, semplicemente vi ringrazio per quelli che hanno già fatto abbonamenti, donazioni, like, mettete like al video se volete, o semplicemente ascoltate e poi magari qua sotto abbiamo aggiunto la filigrana per chi non è iscritto, cliccate lì dove c'è il diavoletto qui sotto in basso a destra nel video e tranquillamente vi potete iscrivere subito perché è gratis e a noi ci dà una grandissima mano. Iscrivetevi, passateli qui senza iscrizione, ma iscrivetevi, che vi costa? È assolutamente gratuito e non vi lascia nessun tipo di traccia. Detto questo, dobbiamo parlare della partita. Io parto subito forte. È ovvio che la scena se l'è presa Joao Felix nella partita di ieri, partita che insomma dobbiamo poi ne parleremo anche dei centrali, parleremo di Menez che comunque ha fatto l'esordio, parleremo della doppietta di Ebram, di Walker, parleremo di tutti questi. Però volevo prima parlare di Joao Felix, ma per il semplice fatto che insomma San Siro ormai lo viviamo da tanti anni, io personalmente lo vivo da tanto, da 35 ormai, 35 anni quasi, che vivo costantemente San Siro e un pochino penso di conoscere quello che è San Siro e tutti noi che magari abbiamo avuto la fortuna di imbatterci più volte in San Siro sappiamo cos'è questo stadio e cosa significa giocare dentro questo stadio. Parto dallo stadio per parlare di Joao Felix perché San Siro riconosce ancor prima di magari moine social o video, qualsiasi altra cosa, quando c'è un giocatore che gli piace, che gli interessa, che adotta e che magari spinge più di altri. Perché per chi magari è un pochino più abituato di San Siro, sa cosa vuol dire giocare con il brusio a favore, sa cosa vuol dire sentire quel rumore di sottofondo quando la palla per un mezzo secondo deve ancora arrivare a quel giocatore e si inizia a sentire quel rumorino di fondo che tanto ci ha accompagnato per decenni, insomma, a San Siro quando la palla arrivava nei piedi di Sheva, piuttosto che di Kakà, piuttosto che a volte di Seedorf o di Pirlo, di Rui Costa. Per parlare degli ultimi, per non andare poi indietro nel tempo, dai Gullit, ai Van Basten, eccetera, eccetera. Sapevi che stava arrivando qualcosa quando la palla arrivava in quei piedi lì e l'ultimo forse col vero brusio è stato appunto Riccardo Kakà. Poi insomma ci sono stati dei grandi campioni, quello è innegabile, però il brusio di San Siro se l'è preso lui. Ecco, ieri ancora non siamo ovviamente a quei livelli, non lo sto paragonando, però ho risentito un po' di vibrazioni da brusio a San Siro quando la palla l'ha ritoccato quel ragazzo lì che ha fatto una mezz'ora di altissimo livello tecnico, che ci ha fatto vedere quello che sa fare. In realtà nessuno credo che gli abbia mai tolto quello che sono le caratteristiche tecniche a questo ragazzo. L'abbiamo visto come è bravo a staccarsi dalla marcatura, come tocca bene la palla, quanto poco sembra pesare la palla quando la trasmette, sembra sempre aver visto la giocata mezzo secondo prima, quando chiude i triangoli venendo verso il centro del campo e mandando sull'esterno il compagno, quanto è stato bravo ad esempio col tocco sotto a beffare e svilare, insomma abbiamo rivisto un giocatore di classe e il Milan è questo, cioè, forse ce la siamo un pochino dimenticati anche negli ultimi anni esaltando giocatori non voglio dire che chi l'ha fatto è sbagliato perché magari l'abbiamo fatto anch'io, noi stessi, qualcuno della radio esaltando qualche giocatore di più o di meno che magari non se lo meritava, ma non sto dicendo questo, non voglio puntare il dito, per il semplice fatto che a volte ci siamo un po' dimenticati cosa vuol dire essere il Milan, vuol dire essere una squadra che ha 13, 14, 15, 16, 17 giocatori di qualità, gente che si può alzare dalla panchina e risolvere la partita e non per forza avere un 11 di base e poi gli altri. Vuol dire che tra poco ne parliamo, bisogna trovare un equilibrio per poterli fare giocare il più possibile, ma non vuol dire farli giocare tutti, perché verrebbe forse contro quelli che sono in questo momento i principi della squadra e il bene stesso della squadra, perché farli giocare tutti insieme diventa molto più rischioso che magari invece farne giocare 3
e uno che entra dalla panchina a rotazione e tenerli anche tutti sulla corda e freschi. Vuol dire tornare a essere il Milan, cosa che sicuramente non è stato per i 6 mesi precedenti, che ha imposto una mezza rivoluzione in gennaio, altrimenti se non avevamo sbagliato tutto quello che abbiamo sbagliato, ed era giusto dirlo. È giusto dire quando si sbaglia, è giusto anche ammettere di aver sbagliato, perché è semplicemente il primo passo per poi mettere le toppe agli errori e iniziare a fare bene. Se invece si pensa di aver fatto bene, che siamo i migliori della terra e che non si sbaglia, poi succede che magari in parte come è stato l'anno scorso, non si fanno dei correttivi e poi te li trascini anche l'anno successivo. Invece, giustamente, questa volta sì, si è preso coscienza del fatto che si era sbagliato, e in alcuni casi si era sbagliato di molto, e si è cercato di mettere un correttivo. Poi che siamo in tempo o non in tempo, lo dirà il campo. Che sono stati fatti bene o male, lo dirà il campo. Però mi sembra che quantomeno la presa di coscienza sia stata cosa buona e giusta, perché il Milan non stava facendo bene e doveva migliorare. Ha migliorato la qualità con questo ragazzo qui, che purtroppo non abbiamo il controllo, insomma, perché è un prestito con prestito secco, quindi niente, non abbiamo niente in mano, però insomma, niente ci vieta magari di riprovare a bussare col Chelsea se farà bene. Ragazzi, ha fatto mezz'ora. Il fondamentale peggiore di Joao Felix è esattamente il nostro fondamentale peggiore, cioè il difetto di continuità. È sempre stato un giocatore dai lampi accecanti, di grandissima qualità, di bellissimi gol e assist, ma poi alla riprova dei fatti, su 10 partite magari ne faceva bene 3, 4, però per essere un campione di lungo periodo bisogna farne almeno 6, 7, 8 di partite su 10 per essere un campione di alto livello. E adesso speriamo che possa fare il salto da noi, così come speriamo possa farlo Santiago Jimenez, che mi sembra sia entrato discretamente bene. Per me ha un pochino pagato lo scotto di essere l'uomo di copertina di quasi un paese. C'erano veramente tantissimi giornalisti messicani anche in tribuna stampa ieri sera, e un po' forse il peso lo ha sentito, però insomma è iniziato con un assist, quindi male non fa, e abbiamo visto quanto è diverso ad esempio dallo stesso Ebram, che ha fatto molto bene, però è un attaccante di diverso tipo. Jimenez l'abbiamo visto, a volte tira giù la testa e tira dritto, va verso la porta, vive per la porta, vive per il gol, come qui giustamente ha detto Zlatan in conferenza stampa, quindi lo impareremo a conoscere e impareranno a conoscersi sul campo, così come bene ha fatto, ma qui non c'erano grandi dubbi su Kyle Walker. Su Walker l'unica cosa che possiamo avere un punto di domanda è la tenuta fisica di un giocatore che comunque ha 34-35 anni, ma sulle caratteristiche tecniche, tattiche, mentali, eccetera, 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 non credo che nessuno possa dire, beh, sul giocatore, perché è veramente un giocatore di altissimo livello, lo vediamo anche per quanto rende facile le sue partite, che non sono mai fatte di recuperi prodigiosi o affannosi o clamorosi, sono fatte di normalità, di splendida normalità, anzi mi verrebbe da dire, perché sono partite rigorose, le abbiamo iniziate a vedere da domenica nel derby, e anche questa. Sono partite, tra virgolette, semplici, ma linearmente perfette, quelle di Kyle Walker, ed è quello che a noi serviva. A noi serve un po' di normalità perfetta per infilare una serie di vittorie, non ci servono questi strappi di energia mostruosa che poi però ti fanno cadere nel buio magari la volta successiva. A proposito di energia, manca un po' di energia a centrocampo, l'abbiamo visto, cosa che in parte ci stava costando anche il rientro della Roma, sia sull'1-0, dalla mezz'ora al 40° la Roma ha avuto più di un'occasione per fare il pareggio subito sull'1-1, e poi stava iniziando anche a ingranare nel secondo tempo dopo il 2-1, stava iniziando a mettere davvero la testa fuori, ma fortunatamente rispetto al derby avevamo la panchina, perché ci dobbiamo ricordare che il Milan deve avere la panchina e non deve abituarsi alla mediocrità. Quante volte l'abbiamo detto nei mesi precedenti? Ci stiamo un po' abituando alla mediocrità, a vincere 1-0 a Verona e accontentarci, a vincere, che so, abbiamo fatto tante vittorie col Monza ad esempio, e abituarci. Non va bene. Va bene se è all'interno di un percorso dove fai una bella vittoria, un'altra bella vittoria e poi una vittoria 1-0 col minimo indispensabile. Allora sì, lì va bene.
ma che le uniche vittorie di un periodo sono quelle tipo Monza, tipo Verona, lì a quel punto non può andar bene e ci stavamo abituando a questa sorta di mediocrità che non è il Milan e non può essere il Milan, non deve mai essere il Milan, la mediocrità. E la mediocrità, ad esempio, non è in Joao Felix, come abbiamo visto questa sera, che è un giocatore di altro tipo e altra pasta. Ma detto questo, torniamo alla linea difensiva, dove Fikayo Tomori si è dimostrato un signor professionista, che è rientrato armi e bagagli in tutti i sensi nel Milan con la testa giusta e ci sta facendo vedere che quando è concentrato è un giocatore di cui abbiamo estremo bisogno, perché dei 4 centrali è quello che ha le caratteristiche uniche di velocità, di rapidità, di copertura dello spazio anche alle spalle, eccetera, eccetera. Così come bene ha fatto Srenia Pavlovic, che ancora ogni tanto, lo so che tanto non siete d'accordo, ma purtroppo l'editoriale qua, tra virgolette, è mio e vi tocca sentire magari le bestialità che dico. Ancora lo vedo che un pochino si fa portare in giro per il campo, quando inizierà ancora di più a ritagliare qualche eccesso, qualche frangia nella sua partita sarà ancora più efficace, ma lo vedo che ma in realtà non abbiamo mai bocciato. Quante volte mi avete sentito dire non è un giocatore scarso, è un giocatore sbagliato per il Milan, soprattutto per il Milan di Fonseca, che voleva fare un determinato tipo di linea difensiva, che voleva fare un determinato tipo di sistema difensivo ed era un giocatore completamente sbagliato. Quando iniziamo ad abbassarci, come col derby, quando abbiamo iniziato a abbassarci, come è successo anche con la Roma, soprattutto dal 30° al 60°, vedete che le qualità del ragazzo vengono fuori. Perché? Perché non deve fare linea difensiva, perché deve stare attento magari un pochino di più all'uomo a coprire i pochi spazi che ha, eccetera, eccetera, eccetera. Perché va più incontro alle sue caratteristiche. Poi, se sarà bravo a migliorare anche il resto, ben venga, assolutamente. Bene Teo, che ha fatto una discreta partita, una buona partita con 2 assist. Speriamo che neanche qui di avere un po' di continuità, perché anche qui ci stiamo dimenticando cos'è e quanto impatta Teo Hernandez. In realtà, ad essere onesto, un po' ce lo sta facendo dimenticare lui, Cioè, non è che siamo noi che siamo sempre i cattivi che se lo dimenticano, un po' è anche colpa sua che ce lo sta facendo dimenticare. Però ricordatevi quanto impatta Teo e bisogna rimetterlo dentro Teo, non buttiamolo via, tra virgolette, Teo, perché Teo è un giocatore di altro livello, completamente di altro livello, e dovremmo ricordarcelo. Dobbiamo far sì che Teo ritorni a essere un fattore per il Milan. Non buttiamolo via così come si butta il bambino con l'acqua sporca, non lo buttiamo via. Poi, se, tra virgolette, si butterà via lui è un'altra questione, ma noi non lo buttiamo via. Centrocampo, se c'è una pecca in questa squadra lo sappiamo, è il centrocampo che per qualità, chilometri e ossigeno fa un po' fatica in questo momento. Lo vediamo in Youssouf Fofana, a volte lo vediamo in qualche partita di Reinders, facciamo un po' fatica, non abbiamo nemmeno messo granché a centrocampo se non Bondo. Sul centrocampo, ragazzi, incrociamo le dita e speriamo che possa andare bene, anche perché ci siamo messi altre 2 partite a calendario, fortunatamente. C'è le semifinali di Champions League, forse con un derby, vedremo. C'è la Champions League, c'è il campionato, dobbiamo ottimizzare l'energia a centrocampo. Davanti, volevo chiudere con una questione. Come detto, serve il sacrosanto equilibrio. Serve equilibrio a questa squadra. Non possiamo pensare di mettere, soprattutto adesso, in questo momento storico, Leao, Pulisic, Joao Felix, Jimenez, barra Ibra. Non possiamo farlo, ragazzi. Anche se sarebbe bellissimo, sarebbe una roba da quasi da videogioco, ma poi le partite vanno giocate e vinte. E abbiamo visto già, e l'ho detto, lo confessavo, che alcune cose non gli sono piaciute, a livello soprattutto di equilibrio. Perché se manca l'equilibrio, poi le partite le perdi, perché o le vinci 4-3 o 3-2 o le perdi. Quindi, siccome noi vogliamo vincere le partite e non semplicemente riempirci gli occhi di qualche giocata ogni tanto e poi prendere gol, perché non è uno show il calcio è uno sport dove si vincono trofei e partite, non è un film dove ti metti seduto in poltrona, bisogna vincere le partite come bisogno primario e quindi bisogna trovare l'equilibrio. Penso che il massimo che possiamo tirare dal punto di vista dell'equilibrio è
i due centrali di centrocampo, sugli esterni un uomo un pochino più di equilibrio, Jimenez, Musa, non so, magari anche riadattato Loftus-Cheek proprio, o chissà qualcun altro, se proprio vogliamo fare 4-4-2, un esterno d'attacco, quindi Leao o Pulisic, o Leao che va a fare la seconda punta invece di Joao Felix, e una punta. Spero onestamente, soprattutto adesso, di non vedere tutti e quattro insieme sull'onda dell'entusiasmo, perché per me l'obiettivo primario è vincere le partite, non mi interessa dell'entusiasmo, mi interessa vincere, anche se lo so, vincere aiuta a vincere, e sono pienamente consapevole che per fare un filotto di vittorie bisogna iniziarlo il filotto, se no non lo si inizia mai, come è stato in questo momento. Quindi spero di rivedere un bel Milan equilibrato a Empoli dopodomani, perché si gioca dopodomani, e che possa essere un Milan già efficace, perché il campionato in parte nell'ultimo mese un pochino ci ha aspettato, perché nessuno di quelli che stanno dietro Atalanta, Napoli e Inter ha corso come in passato, e quindi abbiamo la possibilità di rientrare per il quarto posto, ma sta a noi. Sta a noi non buttarci via per l'ennesima volta in questa stagione. Io vi do appuntamento alle 9:30 con le vostre telefonate, sperando di avere molte delle vostre telefonate in diretta a Chiama Milan tra poco alle 9:30. Vi do appuntamento a Lunch Talk e compagnia in questo giovedì. Grazie a tutti, ci vediamo presto, quindi con il resto delle nostre analisi. Ciao!